Bene ragazzi, oggi faremo lezione su Zenone, parliamo di Zenone, il discepolo di Parmenide, dopo le nostre 3 lezioni su Parmenide e il suo pensiero. Io mi avvarrò dell'aiuto della mia gattona Sofia, è vero che mi vuoi aiutare? Insomma, sta più irrequieta del solito, mi morde, quindi io direi di lasciarla andare. Sofì, saluta i nostri, saluta, non essere screanzata, saluta i nostri aia, video ascoltatori, non mordere, le facciamo fare un bel salto di quelli che piacciono a lei. Parliamo di Zenone, Zenone di Elea, Zenone di Elea esattamente come il suo maestro Parmenide. Abbiamo già detto che i discepoli di Parmenide perché ad Elea fu fondata una vera e propria scuola filosofica. Parmenide era il maestro e vi furono dei discepoli importanti. Tra i discepoli di Parmenide vi sono personaggi come Zenone oppure Melisso che portano alle estreme conseguenze le dottrine di Parmenide. Sono più radicali questi pensatori del maestro di Parmenide stesso. Di Melisso abbiamo già parlato nel corso delle lezioni su Parmenide e parliamo di Zenone che è molto importante. Il problema che Parmenide secondo molti aveva lasciato insoluto è questo: come conciliare l'essere, le caratteristiche dell'essere che secondo Parmenide è statico, non si muove, non si trasforma, con la necessità di giustificare la molteplicità, la pluralità del divenire. Qual è il rapporto tra la necessità di ridurre tutto ad un'unicità razionale e la necessità di spiegare l'esistenza del divenire, di giustificare la pluralità, la molteplicità, i processi di mutamento, di trasformazione. Qual è il rapporto tra l'uno e il molteplice? Esiste solo l'uno, sembra dire Parmenide. Abbiamo visto che non è proprio così. Parmenide non nega l'esistenza del divenire, delle trasformazioni, semplicemente dice che il divenire, il mondo della pluralità e del movimento, non è la vera realtà, la letheia, ma è qualcosa di verosimile, qualcosa di opinabile, una strada erronea verso la verità da parte dei mortali ignoranti, da parte degli uomini, dei mortali con la doppia testa. Però Parmenide, come abbiamo visto, non dice che il divenire, la molteplicità, le trasformazioni, i fenomeni siano solo delle allucinazioni ottiche. Anzi, nella seconda parte del poema, vi ricordate, Parmenide cerca di fornire una spiegazione razionale anche all'esistenza del divenire. Zenone e Melisso non sono molto d'accordo con lui, abbiamo visto radicalizzano la sua teoria. Secondo Zenone e Melisso il divenire assolutamente non esiste, non possiede neanche quel blando grado di esistenza che lo pone a metà tra l'essere e il nulla, che gli dà una verosimiglianza a questo divenire. E poi abbiamo visto, vedremo i pluralisti, i filosofi successivi, non i discepoli di Parmenide, alcuni filosofi successivi cercheranno di elaborare delle filosofie che possano in qualche modo salvare i fenomeni, giustificare il divenire nonostante i divieti eleatici, divieti nei confronti della molteplicità, divieti nei confronti del mutamento. D'altra parte, molti filosofi, li vedremo poi nelle prossime lezioni, erano legati anche alle tecnai, alle materie pratiche, non potevano accettare quindi neppure la soluzione di compromesso di Parmenide, che pensava che il divenire fosse qualcosa di verosimile, di opinabile. Molti autori, li vedremo, pensano di dover trovare anche una spiegazione scientifica e oggettiva
per giustificare i processi di trasformazione, non possono accettare che siano delle apparenze ingannevoli. Zenone sostiene appunto, ben al di là di quel che dice il suo maestro Parmenide, che il divenire, che la molteplicità e il movimento assolutamente non esistano e che tutto quello che ci viene attestato dai sensi, dai cinque sensi, dalla sensibilità, sarebbe una mera illusione assolutamente inconsistente. Zenone per far questo elabora i suoi famosi paradossi, ci sono arrivati attraverso numerose fonti dall'antichità. C'è chi dice che addirittura Zenone abbia elaborato ben 40 paradossi, però ci sono varie versioni, però adesso vediamo la spiegazione diciamo più semplice, più comprensibile. I paradossi di Zenone sono fondati sull'argomentazione per assurdo, sulla riduzione all'impossibile, tant'è vero che Zenone è stato anche chiamato il padre della dialettica, cioè il padre della confutazione di una tesi considerata falsa attraverso appunto lo scontro tra opinioni divergenti, la dialettica. La riduzione all'impossibile viene anche usata a volte per dimostrare alcuni teoremi geometrici, anche oggi la riduzione all'impossibile. In cosa consiste? Viene anche chiamata dimostrazione per assurdo. Io voglio dimostrare che x è vero, non dimostro positivamente che x è vero. Cosa faccio? Dimostro che il contrario di x, per esempio non x, è falso. Cioè il ragionamento di Zenone è questo. Voi dite che non è vero x, io invece dico che x corrisponde alla verità, lo dimostro per assurdo. Immagino, per ipotesi, che sia vero non x ma il contrario di x, come dicono i miei detrattori, i miei avversari, che non x ma meno x sia vero, e ipotizzando questo vado poi a dimostrare che le conseguenze dell'accettazione di meno x del contrario di x sono assurde. Quindi, essendo il contrario di x qualcosa di impossibile che porta a delle conseguenze assurde, vuol dire che x è vero. Cioè io, capite, non dimostro in realtà che x è vero, dimostro che il contrario di x è falso e impossibile e quindi per esclusione ne deriva che x è vero. Qual è il principale argomento di Zenone che è alla base della maggior parte dei suoi famosi paradossi? Gli argomenti di Zenone hanno una rilevanza matematica, si basano cioè sulle difficoltà, sulle aporie o comunque sulle caratteristiche dell'infinito e in particolare dell'infinitamente piccolo. Problemi che erano stati evidenziati ovviamente dalla scoperta pitagorica dei numeri irrazionali, numeri che vanno all'infinito, che possono essere divisi all'infinito, evidenziando l'esistenza di parti sempre più piccole. E quindi che avevano messo in crisi, ricordate, l'aritmogeometria pitagorica basata sull'esistenza di unità di puntini che sono comunque numeri interi che non possono essere divisibili, possono essere, secondo i pitagorici, ricordate, messi in rapporto l'uno con l'altro come facciamo noi con le frazioni. E invece i numeri irrazionali fanno crollare l'aritmogeometria pitagorica, l'abbiamo ben spiegato nelle scorse video lezioni, perché perché presentano l'incommensurabile, l'infinitamente piccolo che impedisce di misurare con esattezza un numero intero. Quindi il principale argomento di Zenone, che proprio ha una rilevanza importante da un punto di vista geometrico, è l'argomento della dicotomia. Attenzione, dicotomia in greco vuol dire divisione in due, d'accordo? Dius vuol dire due, duo, in greco duo vuol dire due,
quindi dico, e invece tomia, tomos, dal verbo temno, vuol dire tomos, l'aggettivo verbale, si chiama così, del verbo temno in greco, temno, temno che vuol dire tagliare, dividere, quindi dicotomia significa divisione in due. Prendiamo un ente fisico, d'accordo? Un ente fisico ha delle dimensioni, ha una sua figura, può essere disegnato o può essere comunque considerato, d'accordo? Ha un inizio e una fine, quindi ha una dimensione, immaginiamo la larghezza di un ente fisico, oppure questa dimensione di un ente fisico può anche corrispondere ovviamente ad una grandezza matematica, ad una grandezza numerica. Cosa facciamo? Dicotomia tagliare in due. Tagliamolo in due. Dividiamo questo ente, d'accordo? Dividiamo questo ente a metà. Ci sarà una parte A e una parte B, ok? Insistiamo sempre per convenzione sul lato sinistro. Prendiamo metà dell'ente fisico di partenza dell'oggetto che abbiamo appunto diviso in due. Cosa facciamo? Andiamo a dividere di nuovo a metà. D'accordo? Avremo metà della metà. Prendiamo sempre il segmento o la parte che si trova all'estrema sinistra. Continuiamo sempre a dividerlo a metà. Avremo quindi questo trattino qua, poi lo dividiamo a metà, avremo un altro trattino, lo dividiamo a metà, avremo delle parti sempre più piccole. Che cosa dice Zenone? Che questa divisione, capite, a metà, poi prendiamo una delle due metà, la dividiamo a sua volta a metà, ne prendiamo una delle due metà, la dividiamo a sua volta a metà, ok? Come se da un punto di vista invece numerico la lunghezza o una qualunque dimensione, o una qualunque dimensione di un ente fisico, una qualunque grandezza matematica fosse 16, la dividiamo in due, abbiamo due parti che misurano 8, ne prendiamo una, dividiamo in due, avremo una delle due parti misura 4, prendiamo sempre una solo delle due parti, poi misurerà 2, la dividiamo di nuovo in 2, sarà 1, poi sarà 0,5 e poi sarà 0,25 e così via. Secondo Zenone, questa divisione può andare all'infinito, non ci sarà mai una parte, per quanto piccola essa sia, infinitesimale, microscopica, che non possa essere a sua volta divisa in due, cioè la divisione va all'infinito, come mostrano appunto i numeri irrazionali. I numeri irrazionali vanno all'infinito. Se vogliamo invece di dividere a metà, dividere in 10, possiamo fare una cosa molto semplice con i numeri decimali. Noi abbiamo 0,1 diviso 10 fa 0,01, diviso a sua volta 10 fa 0,001, dividiamo di nuovo per 10, 0,001, verrà fuori 0,0001 e così via. Possiamo continuare all'infinito, ogni volta aggiungiamo uno 0, verrà fuori un numero che ha un miliardo di zeri prima dell'ultima cifra, possiamo sempre aggiungere il miliardesimo e uno 0, d'accordo? E così si va all'infinito, non si finisce mai. Qualunque grandezza fisica o qualunque grandezza matematica può essere divisa all'infinito. Quindi che succede del nostro ente fisico, per esempio di questo tavolo che sta davanti a me e che voi non vedete? Viene diviso a un certo punto in un numero di parti che è infinito, ok? Il numero di parti è infinito. Ok, il numero di parti è infinito, che cosa significa? Ognuna di queste, capite, divido sempre per 2, per 2, per 2, per quanto la divisione mi porti ad ottenere delle parti sempre più piccole, ultramicroscopiche, qualunque di queste parti, teoricamente posso dividerla ancora in due. Avrò alla fine, attenzione, che questo tavolo, per esempio,
finirà per essere diviso in un numero di parti infinite, cioè dividerò in questo tavolo in un numero di parti, ognuna delle quali è maggiore di 0, è un epsilon maggiore di 0, d'accordo? Perché può essere a sua volta divisa in qualcosa che è pur sempre maggiore di 0, che a sua volta può essere divisa in 2, e così all'infinito verso l'infinitamente piccolo. Quindi avrò un numero infinito di parti, ognuna delle quali è un epsilon maggiore di 0. Ovviamente Zenone non crede a questo, cioè Zenone, capite, sta dimostrando per assurdo che la divisibilità non può esistere, perché lui è contrario ovviamente al fatto che l'essere, qualunque essere, per esempio il tavolo, possa essere diviso in più esseri, cioè possa essere diviso in parti, ok? Cioè che possa esistere la divisibilità, perché Zenone pensa che esista un solo essere nell'universo, come diceva Parmenide, suo discepolo, e non tanti esseri. Anche in questo caso abbiamo visto infiniti esseri. Allora che fa Zenone? Capite? Applica la sua logica per assurdo. Dice, ammettiamo che, in contrasto con quello che dice il mio maestro Parmenide e con quello che penso anche io, possa esistere la divisibilità che rende molteplice l'uno. Qual è la conseguenza assurda di questa ammissione? Il fatto che verranno fuori da un tavolo un numero infinito di parti maggiore di 0. Ora, poniamo che io le metta insieme, queste parti infinite, di numero infinito in cui ho diviso il tavolo, ok? In cui ho diviso fisicamente il tavolo, oppure in cui ho diviso mentalmente il numero che rappresenta la misura della larghezza di questo tavolo. Io rimetto insieme tutte queste parti infinite, ognuna maggiore di 0, sono infinite di numero e ognuna è maggiore di 0. Quando le rimetto insieme, le sommo, che risultato avrò l'infinito, d'accordo? Capite? Ci sono un numero di parti infinite di questo tavolo, in cui è stato diviso questo tavolo. Ognuna di queste parti occupa uno spazio. Nella divisione non si arriva all'annichilazione, non si arriva allo zero. La divisione procede all'infinito e quindi, mettendo insieme le parti di numero infinito in cui ho appena diviso questo tavolo, verrebbe fuori l'assurdità che il tavolo dovrebbe essere infinito, perché la somma, capite, di n parti che sono di numero infinito in cui ogni n è maggiore di 0 mi dà un infinito. Quindi abbiamo, vedete, la dimostrazione per assurdo che questo tavolo non può essere diviso, perché nel momento in cui lo divido, mettendo insieme le infinite parti in cui l'ho diviso, verrebbe fuori che il tavolo non è finito ma avrebbe una dimensione infinita. Quindi ammettere la divisibilità è assurdo, quindi Zenone conclude: questo tavolo, come qualunque essere, non può essere diviso, non può esistere il molteplice, non può esistere la divisibilità, e quindi l'essere è uno, non possono essere tanti, non può essere tagliato a fette, e quindi questo è il paradosso. Fate attenzione, uno potrebbe anche sostenere naturalmente che eh, andando a dividere all'infinito in un numero di parti infinite questo tavolo, potrebbero venire fuori, attenzione, un numero infinito di parti che però non hanno una dimensione, cioè a un certo punto queste parti equivalgono a 0, quindi un numero infinito di parti di epsilon che equivalgono a 0. Anche qui abbiamo una conclusione che è assurda, perché sommando, mettendo insieme infinite parti, ognuna delle quali ha dimensione 0, il risultato sarebbe 0. Quindi è assurdo in entrambi i casi, sia che tu pensi che le parti esito della divisione siano maggiori di 0, sia che tu pensi che le infinite parti esito della divisione equivalgano a 0. Nel primo caso tu avrai che il tavolo è infinito, nel secondo caso avrai che il tavolo non esiste
perché la somma delle parti in cui lo hai diviso, già che ognuna delle parti è 0, una somma di infiniti zeri fa 0, quindi il tavolo è infinito oppure non esiste, entrambe le cose sono assurde, quindi il tavolo non può essere diviso, non esiste la divisibilità, non esiste la molteplicità. C'è un modo per scampare a questo paradosso. Alcuni filosofi, lo vedremo, come Democrito, proporranno l'idea che la divisione non possa andare all'infinito, cioè che si arrivi a un certo punto a delle parti semplici microscopiche che Democrito chiama atomi, che non possono in nessun modo essere più divise e quindi la divisibilità non va all'infinito. Oppure ci saranno altri autori, come vedremo, come per esempio Anassagora, che cercheranno di gestire questa vertigine dell'infinito, sostenendo che sì, è vero, come dice Zenone, che tutto può essere diviso all'infinito, ma questo non dà luogo al paradosso di Zenone. Vedremo poi perché studiando Anassagora. Comunque l'importante è che abbiate capito la base del paradosso di Zenone, della dicotomia. Ovviamente quest'idea può essere applicata anche al movimento. Per esempio, io devo muovermi da un punto A ad un punto B. Faccio metà del percorso, ok? Arrivo ad un punto C, poi faccio un'altra metà del percorso, arrivo a un punto D, poi faccio un'altra metà della metà della metà della metà del percorso, arrivo a un punto E, divido a metà anche ancora una volta il percorso, percorro metà del residuo percorso che mi divide da B e arrivo al punto F e avete capito, non arriverò mai a B perché posso sempre dividere all'infinito lo spazio tra due punti qualsivoglia, ok? Io non posso muovermi, perché se devo andare da un punto qualsiasi A a un altro punto qualsiasi B, all'interno di questi due punti sono interposti un numero infinito di punti. E quindi io non potrò mai muovermi e andare da A a B, il movimento non esiste, capite? Perché il movimento significherebbe passare da una regione dello spazio all'altra, ma da una regione dello spazio ad un'altra, per quanto vicinissime possano essere immaginate queste due regioni dello spazio, in mezzo ci sono infinite altre regioni dello spazio, infiniti altri punti per cui io neanche in un tempo infinito riuscirò a percorrerli tutti, perché anche se in maniera microscopica e infinitesimale si interporrà sempre, mancherà sempre un pezzettino per arrivare a B. Quindi vedete che la dicotomia, la stessa base matematica, la stessa argomentazione arriva a negare, a falsificare la possibilità del pluralismo, della pluralità, della molteplicità, perché nega la divisibilità, ma arriva a dimostrare come è impossibile anche il movimento. Sull'impossibilità del movimento c'è un altro famosissimo paradosso di Zenone, che è quello di Achille e della tartaruga. Come si sa, Achille è tra i mortali, tra gli uomini, il più veloce, mentre la tartaruga è proverbialmente molto lenta. Achille non riuscirà mai a raggiungere la tartaruga, questo è il famoso paradosso, la storiella di Zenone, a patto che la tartaruga parta con un margine di vantaggio, anche piccolo. Questo, diciamo, è il senso della corsa, ok, del movimento. La tartaruga parte con un vantaggio rispetto ad Achille. L'altra condizione affinché questo paradosso abbia senso è, attenzione, che sia Achille sia la tartaruga si muovano sempre in qualunque momento del tempo, ok? Allora c'è un tempo t in cui Achille avrà percorso la distanza iniziale tra se stesso e la tartaruga. Ci vuole un tempo t, ovviamente, per quanto veloce Achille avrà bisogno, visto che parte dietro rispetto alla tartaruga, avrà bisogno di un certo tempo per colmare il distacco tra il suo punto di partenza e il punto di partenza della tartaruga. Però in quel tempo la tartaruga, per quanto di poco, si è mossa, d'accordo? E quindi Achille dovrà
colmare un'altra distanza. Achille in pochissimo tempo colma anche quest'altra distanza, però la tartaruga si è ancora mossa, anche se magari di pochissimo, ok? Allora Achille deve colmare soltanto 1 centimetro nel tempo in cui prima c'è un tempo T1, poi un tempo T2 in cui Achille deve colmare, deve percorrere uno spazio S1 o uno spazio S2, la tartaruga si sarà mossa anche per 1 millesimo di millimetro in avanti, quindi resterà sempre un divario tra Achille e la tartaruga. Achille deve colmare questo piccolissimo divario, lo colma, ma ha bisogno di un tempo, per quanto sia 1 decimo di secondo. In quel decimo di secondo la tartaruga si è mossa di 1 millimetro, Achille la deve raggiungere nel tempo, nel tempo di cui ha bisogno per muoversi di 1 millimetro ed arrivare a prendere la tartaruga si sarà mossa di 1 millesimo di millimetro e Achille per prenderla deve percorrere 1 millesimo di millimetro e in quel tempo la tartaruga si sarà mossa di 1 milionesimo di millimetro e così all'infinito. Per quanto il distacco tra Achille e la tartaruga diventi sempre più breve e infinitesimale, Achille non riuscirà mai a raggiungere la tartaruga, l'abbiamo visto, deve colmare la distanza tra un punto e l'altro, per quanto siano vicinissimi questi punti, lui ha bisogno di percorrere infiniti punti che si trovano all'interno del punto A e del punto B, perché qualunque distanza può essere divisibile in parti infinite e quindi Achille non riuscirà mai a raggiungere la tartaruga. Ovviamente l'unica differenza tra questo argomento di Achille e la tartaruga e quello della dicotomia è chiaramente il fatto che nel paradosso della dicotomia io divido in due, io divido sempre a metà lo spazio da percorrere, mentre nel caso di Achille e la tartaruga lo spazio da percorrere viene diviso a piacere, viene diviso secondo quantità qualsiasi, d'accordo? Secondo non più un rapporto di 2 sta a 1, ma un rapporto ovviamente qualsiasi, però insomma la base è sempre la stessa, quindi vedete paradossi e molti rispondono a Zenone semplicemente basandosi sull'evidenza sensibile, mettendo in evidenza che esistono certi fenomeni. Io se voglio arrivare da qua a qua cammino, sono arrivato. Questo invaliderebbe quello che dice Zenone, ma Zenone ovviamente avrebbe potuto rispondere: il mio argomento di tipo logico, di tipo razionale, a me non interessano i fenomeni, perché i fenomeni sono un'illusione, non ti danno la verità, quindi tu immagini di riuscire a percorrere questo tratto, ma io ti sto dicendo che è falso. Ma uno potrebbe rispondere: ma no, ma è vero, perché io lo faccio, cioè il fenomeno avviene. Ma Zenone potrebbe dire: i fenomeni sono ingannevoli, cioè non mi basta che tu mi dimostri sperimentalmente, pragmaticamente che ti muovi raggiungendo un altro punto, tu devi dimostrarmelo logicamente, d'accordo? Perché se tu ti muovi da un punto all'altro, questa dimostrazione è soltanto una dimostrazione sensoriale, ma Zenone, come Parmenide, dice che i sensi ci ingannano, che non ci danno la vera realtà, e quindi il movimento che io faccio, per esempio in questo momento, è apparente. La realtà non è data dai sensi, ma dalla conoscenza intellettiva, razionale, e il logos, l'intelletto, mi dice, perché me lo dice la matematica, perché me lo dice la logica, che il movimento che io adesso sto promuovendo non esiste nella realtà, d'accordo? Quindi Zenone risponderebbe dimostrami questo con un argomento matematico, altrimenti posso pensare che tutti i fenomeni che io vedo, che tu pensi che siano reali, in realtà siano falsi, siano solo delle illusioni. Noi in questo momento potremmo star sognando, potremmo vedere dei movimenti o una divisibilità degli oggetti che non esiste nella realtà, che è solo un sogno, che è
solo una illusione ottica. La rilevanza matematica dei paradossi di Zenone è notevolissima. Zenone mette a frutto le aporie, le contraddizioni dell'infinito matematico e in particolare dell'infinitamente piccolo. Rispondere ai paradossi di Zenone è impossibile senza il calcolo infinitesimale. Per esempio, la risposta che azzarda Aristotele è completamente sbagliata. Per risolvere i paradossi di Zenone e dimostrare che sono falsi, voi non lo potete fare senza il calcolo infinitesimale, ma il calcolo infinitesimale fu inventato alla fine del Seicento contemporaneamente da Newton e dal grande matematico tedesco Leibniz. Quindi prima, vedete, dell'età moderna non vi erano trattazioni matematiche in grado di invalidare l'argomento matematico di Zenone. Quindi grandissima abilità, grandissima rilevanza di Zenone nello sfruttare le difficoltà che pone la divisione all'infinito, l'infinitamente piccolo. Altri paradossi di Zenone sono estremamente interessanti. C'è per esempio il paradosso della freccia. Ecco, se Zenone avesse potuto conoscere il cinema o la fotografia, avrebbe potuto dire a maggior ragione è vero quello che io sto dicendo. Il movimento non esiste. Zenone cerca di dimostrarlo anche con un argomento che non ha nulla a che fare con la dicotomia, d'accordo? Che tra due punti vi sia una divisibilità infinita oppure che non vi sia, ammettiamo anche che non vi sia una divisibilità infinita tra due punti, come dicono i suoi avversari, Zenone cerca di dimostrare che il movimento non esiste comunque. La freccia va in questa direzione. Però dice Zenone, che cos'è il movimento in sé di una freccia? Io posso isolare la freccia in ogni istante del suo movimento. Per esempio nell'istante A, ripeto, se lui avesse avuto la fotografia avrebbe detto guarda che come ho ragione. Tu fai la fotografia di una freccia, in quel momento la freccia è ferma, poi fai un'altra fotografia ad una freccia, magari soltanto dopo un millesimo di secondo, la freccia si trova in uno spazio diverso e più avanzato rispetto alla regione dello spazio in cui si trovava quando hai fatto la foto precedente, la foto A. Tuttavia in entrambi i casi la freccia è ferma, come è passata da A a B, tu hai fatto due fotografie, hai considerato, lui non aveva la fotografia, ha considerato mentalmente la freccia prima nel luogo A, poi nel luogo fisico B, ma nel momento in cui consideri che la freccia sta qui, poi consideri che la freccia sta qui, tu non hai veramente il movimento, tu hai due istanti statici, cioè il movimento sarebbe una somma di istanti statici. Tu puoi considerare la freccia in questa regione dello spazio, poi in una regione dello spazio che è un miliardesimo di millimetro più avanti, poi una regione dello spazio che è un altro miliardesimo di millimetro più avanti, puoi dividere in qualche modo il movimento di una freccia in 1 miliardo di posizioni nello spazio differenti, come se tu avessi una macchina cinematografica, una cinepresa che ti permette di avere, anche se fossero 1 miliardo di fotogrammi al secondo, tu non vedi, non riesci neanche a concepire il movimento della freccia. Il movimento è un'illusione perché non è altro che la somma di tanti istanti, è la somma di tanti istanti in cui la freccia in ogni differente posizione nello spazio è ferma e quindi il movimento è un'illusione. Se lui avesse avuto a disposizione il cinema avrebbe potuto dire vedete come si crea il movimento nel cinema, sono 24 fotogrammi al secondo, sono 24 fotogrammi in cui però ciò che viene fotografato in ogni fotogramma è fermo, è statico. Io muovo la mano così, ma secondo Zenone in realtà il movimento è apparente, il movimento significa che la mano ora sta qui, dopo sta qui, ancora dopo sta qui, ancora dopo sta qui,
ancora dopo sta qui, cioè come nel cinema tu hai una successione nel tempo di istanti in cui in ogni istante la mano è ferma, mettendo insieme queste differenti posizioni del tempo della mia mano, tu hai l'illusione del movimento, come nel cinema tu hai l'illusione del movimento, ma in realtà tu guardi in sequenza 24 fotogrammi al secondo e ognuno di quei fotogrammi è una foto statica, d'accordo? Allora potrebbe succedere come nel cinema, così anche nella realtà. Cioè io, che cos'è il movimento della mia mano? Posso descriverlo? Assolutamente no. Io posso al massimo, come dice Zenone, pensare che la mia mano attraversi lo spazio e in ogni punto dello spazio che attraversa io posso isolarla mentalmente e pensarla come ferma. D'accordo? E quindi il movimento potrebbe essere un'illusione ottica, come nel cinema. Io immagino che la mia mano si muova, però in realtà la mia mano non si è mossa. La mia mano era qua, poi è qua, poi per un motivo inesplicabile è arrivata qua in un altro punto dello spazio, ma io non la vedo effettivamente muoversi. Non so se è chiaro. E quindi questo è un argomento estremamente intelligente. Come potrei ammettere il movimento, dice Zenone? Il movimento, attenzione, dice Zenone, potrebbe essere ammesso soltanto ipotizzando che nello stesso tempo la freccia occupasse due regioni dello spazio diverse. Cioè, se nello stesso tempo la freccia si trova sia in A sia in B, allora si potrebbe ipotizzare il movimento. Ma se in un tempo precedente la freccia è nella regione dello spazio A e in un tempo successivo la freccia è in una regione dello spazio B, in quei due istanti la freccia è ferma quando si trova in A e poi quando si trova in B. Quindi io ho solo una sommatoria di istanti in cui in ogni istante la freccia è ferma, d'accordo? E quindi non si può concepire il movimento, non si può spiegare neanche con i sensi il movimento. Quindi il movimento non può esistere, per questo paradosso della freccia spero che sia stato chiaro, e quindi neppure il tempo può scorrere, come diceva il suo maestro Parmenide. Abbiamo poi, attenzione, degli altri paradossi, vengono riportati in maniera molto diversa dalle fonti, alcuni dei quali non sono chiari, io vi do l'interpretazione diciamo più chiara. Il paradosso dello stadio, in una ma non in tante altre delle testimonianze che noi abbiamo, è molto interessante perché Zenone utilizza proprio l'argomento tipicamente moderno, uno degli argomenti base, dei principi basilari della fisica moderna, della fisica galileiana, quello della relatività del moto a cui non credeva neppure Aristotele, che non lo ammette all'interno della sua fisica. Invece Zenone è molto moderno. All'interno di uno stadio si muovono per esempio due bighe, d'accordo? La biga A e la biga B. Immaginiamo che si muovono alla stessa velocità parallelamente. Dal punto di vista della biga A, qual è il movimento della biga B? A quale velocità si muove il movimento della biga B? Si muove a velocità zero, d'accordo? Perché è come quando vi sarà capitato c'è una macchina che vi affianca anche a grande velocità, vi affianca, potete tranquillamente vedere all'interno del finestrino dell'altra macchina, avete la stessa velocità, procedete parallelamente accostati l'uno di fianco all'altro, dal punto di vista della tua macchina, l'altra macchina sembra ferma, d'accordo? Quindi rispetto alla biga che si muove secondo questa direzione a una certa velocità, immaginiamo usando un'unità di misura corrente moderna 10 km all'ora, l'altra biga che l'affianca e si muove nello stesso verso di 10 km all'ora è ferma,
ok? È ferma. Dal punto di vista invece degli spettatori che stanno sugli spalti, ovviamente entrambe le bighe si muovono a 10 km all'ora. Immaginiamo una biga che si muove a 10 km all'ora in un verso e una biga che le viene incontro muovendosi sempre a 10 km all'ora nell'altro verso. Dal punto di vista degli spettatori, queste due bighe si muovono sempre, ognuna a 10 km all'ora, nel senso, in sensi inversi, stanno andando una contro l'altra, ma dal punto di vista di chi guida, ovviamente, la velocità dell'altra biga è di 20 km all'ora, no? Come quando voi vedete in una strada a doppia corsia, a doppia carreggiata, le macchine che sopraggiungono nel senso inverso al vostro, ovviamente vi sembrano veloci il doppio rispetto a quanto sono effettivamente, perché vengono dalla parte opposta, si somma il vostro movimento a loro, quindi se entrambi andate 10 km all'ora, dal punto di vista di ciascuno dei guidatori, dei conducenti delle due macchine, l'altra macchina o l'altra biga si muove a 20 km all'ora. Ma chi può dire che è falso che si muove a 20 km all'ora? Cioè quella biga si muove a 10 oppure a 20 km all'ora, oppure a 0 se ha un'altra biga affiancata che si muove nello stesso verso con la stessa velocità. Non c'è una risposta. Il movimento è relativo, come dirà Galileo, il movimento dipende dal sistema di riferimento, non è un parametro assoluto. Come puoi dire che le due bighe che si muovono l'una contro l'altra, l'una incontro all'altra, in due sensi opposti, si muovono ognuna a 10 km all'ora? Lo puoi dire soltanto se sei fermo rispetto alle bighe, ma se tu stai su una di queste due bighe, l'altra davvero si sta muovendo a 20 km all'ora. Non è che un'osservazione del movimento, una rilevazione del movimento è vera e l'altra è falsa. Il movimento dipende dal sistema di riferimento. Io adesso sono fermo rispetto ad un'altra persona che è qui accanto a me. Sì, sono fermo, ma rispetto a qualcuno che ci guardasse dal Sole oppure da Venere, io non sono fermo, io mi sto muovendo insieme al movimento di rivoluzione, di rotazione della Terra intorno al Sole, e quindi da chi mi guarda dal Sole o dalla Luna direbbe che io in questo momento mi sto muovendo, ma io rispetto al pavimento, agli oggetti che mi sono intorno o ad una persona anch'essa ferma vicino a me, a pochi metri da me, risulto fermo, e non si può dire che sia vera né una cosa né l'altra. Quindi è un'ottima anticipazione della fisica moderna. Il movimento è relativo, il movimento dipende dal sistema di riferimento, dipende da dove tu lo guardi, quale sia l'entità, la velocità del movimento. Spero che sia chiaro. Quindi il movimento, ne conclude Zenone, non esiste perché è relativo. Uno misura la biga che si muove a 0, non si muove, 0 km h, un altro la vede muoversi a 10 km h, un altro a 20 km h, non si può dire chi abbia ragione, quindi il movimento è relativo, il movimento è soggettivo, non è un parametro oggettivo, non è una verità, è un'illusione. Il movimento è doxa, il movimento è opinione, perché il movimento cambia a seconda della tua disposizione sensoriale, a seconda della tua ubicazione nello spazio, e quindi il movimento non esiste, d'accordo? Un ultimo paradosso che vi voglio dire prima di continuare è quello che, questo è più facile ovviamente da smentire dal nostro punto di vista, più facile capire quale sia la soluzione, il modo per invalidarlo, è quello del mucchio di grano. Zenone con questo paradosso vuole dimostrare che anche il suono non esiste, quindi non solo la divisibilità, il movimento, ma anche il suono, che ovviamente è un'altra caratteristica del divenire, della trasformazione. Soltanto qualcosa che si muove, soltanto qualcosa che
che muta, che si trasforma, può produrre un movimento. Se tutto è statico, non c'è nessun movimento, soprattutto quando parliamo, come nel caso di Zenone, di movimento provocato da corpi che cadono verso la terra, d'accordo? Il mucchio di grano, il paradosso del mucchio di grano, noi abbiamo una pagliuzza, la pagliuzza cade in terra, noi non odiamo, non sentiamo alcun rumore. Due pagliuzze ancora non sentiamo alcun rumore, ok? Tre pagliuzze cadono per terra, non sentiamo alcun rumore. Però se facciamo cadere per terra un mucchio di grano, quello fa un rumore, ok? Però il rumore, secondo Zenone, anche qui è apparente, non esiste, perché il mucchio di grano fa rumore, ma il mucchio di grano è costituito da singole pagliuzze e abbiamo visto che ciascuna delle singole pagliuzze fa un rumore zero. Quindi sommando il rumore delle singole pagliuzze, noi abbiamo, in base alla logica, anche se in base all'intelletto, anche se i sensi mi dicono il contrario, ma a Zenone non importa niente dei sensi, mi dice che non sono il parametro, lo strumento per ottenere la verità. E quindi la somma di singole pagliuzze che hanno un suono pari a zero fa zero e quindi il mucchio di grano non fa rumore, anche se noi sentiamo rumore. Io vi ho dimostrato da un punto di vista logico che non può far rumore e quel rumore che sento è del tutto apparente, è un'immaginazione, è un falso, è una modalità con cui i sensi mi fanno conoscere scorrettamente il mondo esterno e i fenomeni. E ovviamente se io prendo ciascuna delle pagliuzze del mucchio di grano separatamente, la faccio cadere una per una, non fanno rumore. Com'è possibile che mettendole tutte insieme invece fanno rumore? La somma di ogni singola pagliuzza che produce un rumore zero è zero e quindi il mucchio di grano, anche se io percepisco un rumore, in realtà non fa rumore e quindi il rumore non esiste. Lo so che questo è più facile da, insomma, da smentire perché noi sappiamo che ogni pagliuzza di grano in realtà fa un rumore che significa, cioè produce comunque delle onde sonore. Ogni pagliuzza di grano o poche pagliuzze di grano, quelle onde sonore sono al di sotto della nostra capacità di percepirle con le nostre orecchie. E però a un certo punto quelle onde sonore che comunque hanno una certa quantità, sommate insieme, andranno oltre ovviamente la soglia del percepibile da un punto di vista dell'udito e noi sentiremo. Quindi noi abbiamo la spiegazione scientifica, però ovviamente all'epoca di Zenone questa spiegazione non c'era e quindi lui ha buon gioco anche nel tentare di dimostrare l'assurdità dell'esistenza del suono. Quindi questi sono alcuni, ce ne sono altri, però insomma fondamentalmente sono questi i paradossi di Zenone, anche tutti gli altri che vengono raccontati in tante forme diverse sono comunque tutti riconducibili a quelli che io vi ho mostrato e quindi vedete attraverso i paradossi, attraverso quindi questa cosiddetta dialettica, l'arte di confutare per assurdo un'affermazione, una tesi, Zenone ha dimostrato dal suo punto di vista che i divieti eleatici devono essere presi per buoni, i divieti eleatici ancora più stringenti, ancora più radicali, ancora più estremi di come li aveva presentati il suo maestro Parmenide. Non esiste la divisibilità, non esiste la molteplicità, l'essere è solo uno, non possono essere tanti o tante parti, non esiste il movimento, l'essere è immobile. La rilevanza, abbiamo visto, di queste argomentazioni è notevole perché proprio si basa su alcune caratteristiche intrinseche della matematica, su alcune proprietà
della matematica. Come cercheranno i filosofi successivi di rispondere a questi divieti eleatici che comunque produrranno una grande impressione? La filosofia dopo Parmenide, Zenone e Melisso non sarà più la stessa. Cioè i filosofi successivi li vedremo a partire dai cosiddetti pluralisti, Empedocle, Anassagora e Democrito, cercheranno delle vie alternative per spiegare il divenire, accettando per buona almeno una delle conclusioni, degli esiti della filosofia eleatica, ovvero il fatto che una cosa, un ente, non può davvero trasformarsi in un altro ente, cioè in una cosa completamente diversa, a differenza di quello che dicevano i filosofi precedenti, con l'archè, l'acqua che si trasforma negli altri elementi, l'aria che si trasforma negli altri elementi e così via. E quindi cercheranno i pluralisti di risolvere il problema di, come si diceva all'epoca, di salvare i fenomeni, perché sembra che Parmenide e i suoi discepoli abbiano insomma posto una grossa difficoltà all'idea che possano esistere di per sé dei fenomeni, di salvare i fenomeni, però tenendo per buona, cioè accettando una delle argomentazioni razionali della scuola eleatica, ovvero che una trasformazione vera e propria corrisponderebbe al passaggio dell'essere al nulla o del nulla all'essere. E quindi, come vedremo dalla prossima volta, parlando di Empedocle, i cosiddetti filosofi pluralisti successivi a Parmenide cercheranno di salvare i fenomeni, di spiegare il mutamento, di spiegare il divenire, le trasformazioni in quanto trasformazioni apparenti, senza che davvero un ente si trasformi realmente in un'altra cosa, cioè in un ente diverso. Come fanno a spiegare i fenomeni, a giustificare le trasformazioni, i fenomeni come un insieme di trasformazioni apparenti senza che nessun ente si trasformi in un altro ente, come se Empedocle, Anassagora e Democrito, capite, accettino l'idea che ogni ente deve essere come l'essere parmenideo, immutabile. Tuttavia, ovviamente, i filosofi pluralisti diranno che ci sono tanti enti plurali, immaginate che ognuno di questi sia un ente, e che questi enti si muovano, ok? Però la loro soluzione sarà: noi, a differenza di Parmenide, crediamo in una pluralità degli esseri, non in un solo essere, una pluralità degli enti, e crediamo che si muovano, però diamo per buona una delle conclusioni di Parmenide e dell'eleatismo, che ogni ente sia immutabile, sempre uguale a se stesso. Quindi è come se loro pensassero l'universo come pieno di enti, tanti enti che si muovono, però attenzione, pensassero che ognuno di questi enti in qualche modo somiglia all'essere parmenideo, almeno per una caratteristica, cioè che sia immutabile, che sia immutabile, che sia sempre uguale a se stesso. Quindi capite, le trasformazioni sono trasformazioni apparenti. Metto insieme tutti questi enti, ho un fenomeno, un oggetto A. Questi enti poi si dividono, capite, si ricompongono secondo una posizione reciproca nello spazio che è diversa rispetto a questo agglomerato, quindi si staccano e poi si riuniscono di nuovo in un'altra combinazione con differenti posizioni reciproche nello spazio. Dall'ente A si passa all'ente B, capite? Cioè la trasformazione è apparente perché ciascuna delle parti che compone l'ente A
non si è realmente trasformata in qualcos'altro, non è mutata, è rimasta identica, semplicemente queste parti hanno determinato la fine, la degenerazione, la corruzione o la morte dell'ente A staccandosi, poi ricomponendosi magari con tante possibili combinazioni tra le singole parti, viene fuori un altro ente, quindi un processo di trasformazione da A a B, in cui però la trasformazione è apparente, perché la trasformazione è data, capite, dal mettersi insieme o dallo staccarsi, dal ricombinarsi in diverse posizioni delle stesse parti di A, ognuna di queste parti però, come l'essere parmenideo, in realtà ognuna di queste parti non si trasforma, non muta, resta identica a sé. Ciò che muta è soltanto la disposizione, vedete, di queste parti. Questa è la soluzione dei pluralisti per salvare i fenomeni. I fenomeni vengono visti come l'esito di trasformazioni apparenti in cui parti, di solito microscopiche, ma vedremo, in cui singole parti si uniscono in un certo modo, si staccano, poi si uniscono in un altro modo, in una disposizione spaziale diversa, e così però ognuna delle parti resta sempre identica a se stessa. La filosofia di Empedocle, Anassagora e Democrito è diversa l'una dall'altra, però tutti e tre questi pluralisti hanno in comune quest'idea, che vi siano delle parti nella natura che mettendosi insieme, staccandosi in diversi modi, modalità, danno luogo a delle trasformazioni che sono in realtà delle trasformazioni apparenti, perché non l'essere o le parti, le porzioni di cui è costituito l'essere muta, ma mutano soltanto, capite, muta soltanto la disposizione nello spazio di singoli esseri, ognuno dei quali però non si trasforma in qualcosa di diverso da sé. E quindi questa è la soluzione dei pluralisti. La prossima volta spieghiamo la posizione del primo di questi pluralisti, ovvero Empedocle. Continuate a seguirmi, ci vediamo.